Ciao ragazzi, bentornati. Non vedevo l'ora di fare questi video sul viaggio che ho fatto a Natale con il mio ragazzo in Giordania. È stato un viaggio veramente impegnativo, nel senso che la Giordania è un paese pazzesco, ma abbastanza complesso, come vedrete anche durante questo video. E comunque veramente, insomma, ho visto dei posti mozzafiato, per cui spero che mi perdonerete se in questo video, oltre a mostrarvi degli scatti, vi darò anche qualche informazione in più, quindi sarà una via di mezzo tra un vlog del viaggio e il resoconto fotografico, ma veramente è un paese che merita e quindi chiedo già scusa per la lunghezza e non vedo l'ora di portarvi in questa esperienza. Bene, detto questo, siamo stati in Giordania per 10 giorni, motivo per cui l'abbiamo avuto modo di girarla abbastanza dal nord al sud. L'arrivo è all'aeroporto di Amman nel nostro caso perché c'era un ottimo volo diretto da Bologna e qua lo vedete già in tutto il suo splendore. In questo caso siamo partiti verso il viaggio con due fotocamere entrambe 135 mm. Nel mio caso la mia Fujica, che avete già visto dappertutto, e nello specifico abbiamo aggiunto una Canon AT1 che monta un 50 mm 1.8. E abbiamo scattato principalmente, io ho scattato sempre con un Kodak 200 ISO e invece sulla Canon abbiamo usato un Fujicolor 200 ISO. Detto questo, arrivati ad Amman abbiamo ritirato l'auto e ci siamo diretti verso il sud del paese. Il sud del paese perché fondamentalmente la attrazione numero uno e giustamente della Giordania è il deserto del Wadi Rum. Il deserto del Wadi Rum è un posto famosissimo perché ci hanno girato una serie di film altrettanto famosi, quindi ad esempio tipo Star Wars e anche The Martian e un'altra serie di cose. Insomma, tutti i posti in cui c'è un territorio simil marziano in buona parte sono stati fatti lì. Nello specifico cosa abbiamo fatto? Siamo quindi scesi lungo una delle, diciamo, tre strade che scendono dal nord al sud, abbastanza pittoresche. Considerate che il Wadi Rum è all'interno di una riserva naturale, quindi bisogna fare un pezzo di strada e dopodiché quando vengono a prenderti, diciamo, un punto di incontro devi seguire all'interno del deserto proprio, quindi sulla sabbia, con l'auto, oppure ti vengono a prendere proprio fisicamente e ti portano loro all'interno dei camp. A titolo informativo esistono varie tipologie di camp. Esistono varie tipologie nel senso che sono a budget molto diversi. Partiamo da cose veramente a budget ridicoli, 8-10 euro a notte, per le tende beduine standard, diciamo così. Poi abbiamo dei camp che sono un pochino più comodi, quindi ad esempio il bagno in camera, cose del genere, che costano un pochino di più, una 30-40 di euro a notte. In aggiunta abbiamo il livello, diciamo, top, che sono invece i camp considerati luxury, che sono quelli che avete sicuramente visto in giro su Instagram, perché sono quelli che hanno le bolle panoramiche, diciamo così. La cosa stupenda è che appunto quando uno arriva, la mattina si sveglia e ha modo di osservare quello che c'è al di fuori della bolla o della tenda in cui soggiorna. Questo è il campo di beduini presso cui abbiamo soggiornato questa prima notte. Vedete la serie di tende. Ogni tenda ha una bellissima finestra che dà su questa spettacolare visuale che ti accoglie la mattina. E molto bello soggiornare qui, molto, molto particolare, nel senso che abbiamo la tenda comune laggiù in fondo in cui viene servita la cena che viene preparata sottoterra e quindi insomma i beduini, un'ospitalità eccezionale, veramente un posto stupendo, ci siamo trovati molto bene, veramente un'esperienza da fare una volta nella vita. Nel campo beduino si mangia cibo beduino, quindi cosa vuol dire? Che alla sera viene preparata una specie di barbecue, chiamiamolo così, che viene fatto sottoterra. Quindi praticamente, come vedete in questo video, c'è una specie di buca per terra all'interno della quale viene calato una struttura metallica che è a piani e di solito ha in cima la carne, sotto le verdure e sotto ancora il riso, e viene fatto cuocere quindi sottoterra in modo che i sughi della carne colino sulle verdure e sul riso e li condiscano. Dopodiché la cena viene servita a buffet all'interno di una sala comune. Quindi anche questa è una cosa assolutamente carina, pittoresca e devo dire si mangia benissimo.
Tè dappertutto, tè viene offerto dappertutto, è strabuono e nel deserto è veramente buonissimo rispetto a quello che invece si beve nel resto della Giordania, che per il mio gusto è aromatizzato, se mi sembra, al cardamomo e quindi è un pochino più lontano dal mio gusto. Invece il tè beduino è veramente spettacolo. Menzione d'onore per l'ospitalità dei beduini, persone deliziose, attentissime al turista, veramente preoccupate del fatto che tu sia a tuo agio dall'inizio alla fine del tuo soggiorno. Presso i camp è possibile prenotare chiaramente varie tipologie di escursioni che adesso vado a farvi brevemente vedere. I camp sono sparsi all'interno del deserto, quindi noi cosa abbiamo fatto? La prima notte l'abbiamo passata in questo primo alloggio un pochino più spartano e dopodiché la mattina ci siamo svegliate, abbiamo fatto colazione presso una tenda beduina di cui vi riporto uno scatto perché mi è piaciuto moltissimo questo effetto di questa lama di luce che c'era sopra i tendaggi che sono chiaramente all'interno della tenda. E, abbiamo fatto un primo giretto attendendo di fare il check-in, diciamo così, al secondo camp. Il secondo camp era un camp un pochino più luxury, quindi appunto con una bolla panoramica. E in questa mattinata quindi abbiamo fatto un giretto in queste zone un pochino più montuose, un pochino più selvagge, lontane da tutti e ci siamo poi recati al volo a prendere un kebab all'interno della cittadina per modo di dire, che c'è alle porte del Wadi Rum. E questa cosa, diciamo, la situazione che si trova all'interno di questi paesini, per chi viene dal mondo occidentale, in senso stretto, quindi occidentale comunque ricco, è abbastanza tosta da vedere, nel senso che obiettivamente ti trovi all'interno di una realtà abbastanza degradata e abbastanza povera. E, in questa mattinata abbiamo anche fatto un piccolo giretto in una zona dove c'era qualche cammello parcheggiato, diciamo così. Cammelli sono chiaramente sparsi per tutto il deserto, sono dolcissimi, sono enormi, veramente quasi spaventosi quando ci si arriva davanti. Io personalmente non avevo mai approcciato così vicino un animale del genere, però poveroni, veramente stupendi da coccolare. E quindi qua ho approfittato per fare qualche scatto perché insomma volevo assolutamente avere un ricordo del deserto con i cammelli che tra l'altro si vedono girare durante vari momenti della giornata. Quando tu soggiorni in un camp ogni tanto vedi passare una carovana di cammelli con un beduino oppure insomma anche qualche turista che fa il giro in sella. E a questo punto abbiamo fatto il nostro check-in nella seconda struttura, stupenda, e come prima cosa siamo andati a fare un tour in jeep. Il tour in jeep è un'esperienza veramente fantastica, nel senso che ti permette di vedere degli angoli del Wadi Rum che sono un pochino più particolari. È carinissimo il driver, anche lui veramente è una persona super disponibile. Il tour praticamente si ferma in n punti panoramici, chiaramente. E nello specifico abbiamo fatto un po' di scatti qua e là e penso che qui ci sia proprio il mio scatto preferito del viaggio in questa giornata che era con questo sole che filtrava tra le nubi e veramente con questa carovana di cammelli davanti trovo che sia uno spettacolo. E quindi insomma tour in jeep veramente stupendo. Eravamo da soli quindi ci siamo divertiti un sacco, eravamo chiaramente sul retro della jeep, a un certo punto il beduino si è messo ad andare a palla, noi in piedi, insomma col vento, molto figo, tutto molto divertente. E dopodiché abbiamo passato la notte appunto presso questo camp che appunto ha la particolarità di avere questa bolla panoramica. Questo invece è il secondo posto in cui abbiamo soggiornato, è una bolla, quindi abbiamo questo vetro enorme che al risveglio adesso ve lo vedete appannato perché questa notte è venuto giù praticamente un'alluvione incredibile nel deserto e anche un po' preoccupante a dire la verità perché insomma ci si chiede, no? Quanto siano abituati a reggere una tale bomba d'acqua, ma loro i beduini erano tutti contenti, quindi questa è la visuale quando ci si sveglia al mattino. Questa è la visuale con il resto del campo. Eccoci qua sul deserto, spettacolare.
Detto questo, la mattina ci siamo svegliati dopo questo alluvione che ha colpito la Giordania, tanto che il sito di Petra è stato evacuato, cosa che non succedeva da un sacco di anni. Voi immaginatevi in una zona desertica e ovviamente non è che la pioggia sia propriamente all'ordine del giorno, quindi eravamo anche un po' preoccupati perché è veramente piovuto per ore tutta la notte. Sotto la bolla si sentiva tantissimo l'acqua, quindi sembrava veramente che stesse venendo giù l'universo, però per fortuna non è successo nulla. E quindi la mattina ci siamo svegliati con questo clima molto grigio che in realtà secondo me aveva acceso tantissimo i colori del deserto e abbiamo fatto un giro sul cammello, anche questo è veramente un'esperienza fantastica, veramente animali meravigliosi, una cosa veramente che rimane nel cuore. E al termine del giro dovevamo lasciare il camp, quindi abbiamo fatto armi e bagagli e ci siamo diretti verso Aqaba. Aqaba è una città sul Mar Rosso, quindi è una città che principalmente riceve turisti per quanto riguarda la parte balneare. Cosa lampante perché girando per l'interno della città ci sono veramente queste zone tremendamente degradate che vi giuro a me personalmente hanno un pochino angosciato. Nello specifico ci sono una marea di gatti e cani randagi. Per me questa cosa è una sofferenza eterna perché io è tutta la vita che quando vado in vacanza nei vari paesi sfamo tutti i gatti e cani che trovo. Ho visto veramente delle situazioni che erano pesanti per gli esseri umani, quindi figuriamoci quanto potevano esserlo per gli animali. Quindi a un certo punto veramente non ne potevamo più. Comunque vedete che Aqaba è un bel posto da vacanza anche in periodo invernale, nel senso che se la giornata è bella comunque ci sono quei 21, 22, 23, 24 gradi. E la cosa tipica è fare snorkeling perché c'è una bellissima barriera corallina. Purtroppo i giorni che noi siamo stati ad Aqaba il tempo era coperto, quindi era freddino e quindi non valeva neanche la pena di fare l'esperienza dello snorkeling perché senza il sole che filtra chiaramente non si vede granché. Quindi abbiamo dovuto lasciar perdere, abbiamo passato questi 2 giorni vagando un pochino per la città, lungo appunto il mare e abbiamo visto la fortezza di Aqaba che è un posticino carino, devo dire, un posticino con una serie di rovine. Però ho fatto uno scatto che insomma mi piace molto, un bel ricordo della parte positiva di Aqaba. E detto questo, la nostra meta successiva era quella di Petra. Essendo Petra un tema estremamente complesso, ve ne parlerò in maniera esaustiva nel prossimo video. Quindi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!